Tra le valli più remote del Giappone esiste un piccolo villaggio abbandonato in cui abita una persona, una donna che per avere compagnia ha realizzato più di 450 bambole a grandezza umana e che hanno preso il posto degli abitanti del villaggio. Io questo villaggio l'ho raggiunto e devo dire che non è andata come pensavo. Il nome del villaggio è Nagoro e l'abitante che ho incontrato si chiama Ayano Tsukimi. 家族と思ってるから、だからこうむやみに村に350人以上おります。学校とかこの村。Ma guardate quante ce ne sono. Non penso che qualcuno abbia mai visto una bambola pescare. けど人は今この村に25名しかいません。 Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Sono nella stazione di Takamatsu, nella prefettura di Kagawa, e come vedete alle mie spalle è una stazione normalissima come ce ne sono tantissimi anche da noi in Europa, in Italia, e sto per prendere questo treno alle mie spalle che di certo è lontano dall'immaginario comune dei treni moderni giapponesi, ha soltanto due carrozze, perché è qui che comincia il mio viaggio verso uno dei villaggi più isolati ma affascinanti e suggestivi dell'intero Giappone. Sono appena arrivato nella stazione di Miyoshi e come vedete è praticamente vuota, mi sembra quasi abbandonata se non per il treno che mi ha portato qui. E in Giappone c'è un fenomeno sociale molto diffuso che è quello della migrazione dai piccoli centri, dai piccoli villaggi alle grandi città come Tokyo e Osaka. Il villaggio che andrò a scoprire, a vedere domani, che è il villaggio di Nagoro, è il perfetto esempio dello spopolamento aggressivo qui in Giappone. E in realtà questo fenomeno non è così lontano da noi. Anche in Italia da circa 20 anni interi borghi si stanno spegnendo uno dopo l'altro. I giovani lasciano i paesi per cercare opportunità nelle grandi città e a restare sono sempre le persone più anziane. In Giappone però questo fenomeno è ancora più evidente, dove il tempo sembra essersi fermato e il villaggio di Nagoro ne è l'esempio perfetto. Oh, è valsa veramente la pena per il paesaggio, però per chi soffre la macchina come me non è certamente la cosa migliore. Però finalmente siamo arrivati, siamo a Nagoro, già arrivando ho visto le prime bambole. Adesso andiamo a cercare la donna che ha realizzato tutte queste bambole. Vediamo un attimo di capire anche come è strutturato il villaggio. Adesso questa dovrebbe essere la scuola elementare di Nagoro. Proviamo ad entrare, ok no, questa porta è chiusa, probabilmente dobbiamo entrare dall'altro lato. Probabilmente questa è la palestra. Ci togliamo le scarpe come si usa fare sempre in Giappone, in qualsiasi luogo al chiuso, luogo pubblico o privato che sia. Ecco, questa è la palestra della scuola elementare di Nagoro. Probabilmente le bambole stanno svolgendo qualche attività, ma guardate quante ce ne sono veramente tantissime. Ma come sono arrivato in uno dei villaggi più inaccessibili dell'intero Giappone? Facciamo un brevissimo salto indietro. Il mio viaggio è cominciato da qui, dalla stazione di Takamatsu, direzione Miyoshi. Come vedete non c'è praticamente quasi nessuno su questo treno, siamo veramente in pochissimi. Treno che mi porterà a Miyoshi, che si trova in una delle tre più grandi valli storiche e più remote dell'intero Giappone, luogo di pellegrinaggio giapponese e buddista. Qui che si trovano alcuni degli 88 templi più antichi dell'intero Giappone, quindi luogo perfetto per un ritiro spirituale. Ed infatti non appena sono arrivato a Miyoshi ho chiesto ospitalità proprio a loro, gli Yamabushi, i monaci delle montagne. Arigato. Italia. Arigato. Che mi hanno trovato una sistemazione. Vi faccio vedere dove pernotto stanotte. Entriamo. Si lasciano le scarpe come in tutte le abitazioni giapponesi. Ciabatte, qui c'è una cucina, questo è il salotto. Come vedete lo stile è quello tradizionale giapponese. Non dormo su un futon, o meglio, questo qua probabilmente lo sarà, ma
c'è anche la struttura del letto. E sono gli stessi monaci ad avermi fornito tutte le indicazioni per raggiungere Nagoro. Ed infatti la mattina seguente, sveglia alle 6:30, stiamo andando a prendere l'unico bus che ci porterà al villaggio di Nagoro, e ci impiegherà circa 3 ore e mezza. E ci immergeremo, ci addentreremo nelle valli più nascoste e più remote dell'intera isola, e sto portando anche un pensierino a una persona molto speciale. La strada non è delle migliori, però il paesaggio è qualcosa di veramente incredibile. Pensate che la Valle di Ia è un luogo così remoto e poco accessibile che è stato scelto come nascondiglio dai samurai nel XII secolo. Sembra che ci sia stata una festa, un party, e le bambole sono curate nei minimi dettagli, anche i vestiti sono diversi per ogni bambola. Ad esempio, un dettaglio molto interessante e curioso è questa bambola che ha un tatuaggio. Qui ce n'è un'altra con telefono, qui una invece che sembra che stia dormendo, stia riposando. Lì ce n'è una che beve, qui invece un'altra che ha il microfono in mano. Quindi sono bambole che sostanzialmente riproducono esseri umani durante la loro quotidianità. Oh, konnichiwa. Italiano kata? Yeah. はじめまして、私は綾野月見と申します。この村で生まれて、ずっと父親の仕事の関係で大阪に住んでました。大阪からこっちに今この名頃に帰ってきて22年になります。かかしを作っているのは20年ぐらいかかし作っております。一番初めに大阪から帰ってきて一番初めに作った人形は父親。根巻きした種が全然芽が出てこなかったので、ちょっとかかしでも作ってみようかなと思って作り始めました。第1号は父親に似せたかかしを畑に置きました。でそのかかしを見られた近所の人とか山登りとか行かれる人が私の父親と勘違いしておはようとか挨拶してくれました。それを見ててすごい楽しかったんで、それ以後も徐々にかかしが増えていきました。Hanno appena detto che praticamente questa bambola è ubriaca, right? Is it drunk? Yeah, questa è ubriaca e stanno praticamente danzando. È una danza tipica, tradizionale di Nagoro. E dopo la bambola ubriaca pensavo di averle viste tutte, ed invece Ayano mi invita a ballare, come se volesse dirmi adesso tocca a te unirti alla festa. E così è stato. Questa è la danza di cui vi parlavo prima. Non so se ho davvero superato la prova, ma una cosa è certa, questo momento ha sciolto un po' il ghiaccio tra me e Ayano. Ora mi sento più a mio agio e devo dire che anche lei sembra esserlo. Ed infatti spegniamo le luci e ci spostiamo. Ci tiene a mostrarmi il villaggio e le sue creazioni, quelle che l'hanno resa celebre, le sue bambole. 小さな人形は趣味で作っていました。小さい人形ね、小さいバージョン。それがここに帰ってきてただ大きくなっただけで今も趣味でずっと増えています。自分がなんていうのかな、みんな見てもらったら分かるように顔も一つ一緒なのはいないと思います。みんなそれぞれね、人間もそれぞれ違うようにかかしも全部顔が違うと思います。こうして今話しとって自分が作りたいと思うじゃないですか。あ、この人作ろうかな。あ、次ここに残ってたらね、あ、今度こんな人作ったらサインコメディアンもちろんコメディアンテレビ局が来た時に作る。 Come mi diceva Ayano, questo invece alle mie spalle è praticamente il festeggiamento di una delle feste più importanti e più sentite che si festeggia, se non sbaglio, il 3 di marzo, se non ho capito male, e che è la festa della donna. Infatti sono raffigurate tutte quante donne, più giovani, meno giovani, ci sono anche anziane. Come mi diceva Ayano, questa era all'epoca un asilo e adesso è completamente trasformato, anche se ci sono ancora delle lavagne lì sul muro. Lei è particolarmente legata a ognuno di questi luoghi che per lei hanno un significato diverso e adesso ce li sta mostrando. Lo so che ve lo state chiedendo tutti e in realtà me lo sono chiesto anch'io. Di cosa sono fatte davvero queste bambole? Lei utilizza il giornale, il giornale per
per le braccia e neanche per le gambe probabilmente, li accartoccia per realizzare le bambole, e invece la faccia, il viso, face utilizza questa lana, e anche le mani sono realizzate con lo stesso materiale, con la stessa lana con cui lei realizza il viso, e anche la schiena, giustamente per rendere più rigido e stabile la bambola, utilizza sempre i giornali. E adesso mi ha appena detto che per realizzare una bambola ha bisogno di 160 fogli di giornale, cioè sono veramente tantissimi, infinità, se pensate che sono più di 350-400 le bambole. 作る時はいつも自分のこうね、これ全部子供と思ってる、家族ね、家族と思ってるから、だからこうむやみに見に来られた人がもうポンとしたり荒っぽくこう人形したりするじゃないですか。そしたらすごい嫌な感じがします。È il fratello di Ayano, Sora, che ha i dread, i dread e lo skate. Sayuki, ok, Sayuki, e invece la nipote, cioè la figlia di Sora. Sora, che è il fratello di Ayano. Pensate che Ayano sono più di 20 anni che è tornato a Nagoro e in così poco tempo ha realizzato tutte queste bambole. Ogni tanto si vede passare qualche macchina, questa è una cosa positiva. Adesso ci stiamo spostando. Lei ha detto che tutti gli edifici di questo luogo di Nagoro sono di sua proprietà. Non penso che qualcuno abbia mai visto una bambola pescare come quella. Ed è l'unica forse che svolge questa attività. Gli ho chiesto anche se tutti i giorni lavora sulle bambole, cuce le bambole, ha detto di no, perché giustamente deve avere anche un po' di tempo per curare tutto questo spazio. 私にとって名頃は生まれたとこもここなんで、小さい時からこの名頃はみんな10分以内のところにみんな住んでいます。だから何かあればすぐ、家族みたいにお手伝い助かっています。隣に誰が住んでるかわからないような感じです。 Il figlio maggiore ha detto che esattamente come la madre, come Ayano, quando andrà in pensione vorrà tornare qui a Nagoro e ovviamente badare a tutto questo villaggio in un futuro. Soba noodles. Una cosa interessante che mi ha detto Ayano, che questo che vedete alle mie spalle è il soba, è una bacca che viene utilizzata per i noodle, e qui alle mie spalle ci sono delle donne che stanno raccogliendo il soba secco e che raffigurano sostanzialmente un quadro, uno dei quadri preferiti di Ayano, un quadro francese. Siamo arrivati alla stazione del bus di Nagoro. Alla fine di questo viaggio un'idea su Nagoro me la sono fatta. Durante il tragitto, mentre la strada si stringeva sempre di più tra le montagne, continuavo a chiedermi perché una persona dovrebbe scegliere di vivere in un posto così remoto. Ma una volta arrivato qui, qualcosa dentro di me è cambiato. Nagoro non è il villaggio fantasma che immaginavo. È certamente un luogo sospeso nel tempo, dove ogni silenzio sembra raccontare una storia e ogni bambola custodisce un ricordo. Ho sentito che in questo villaggio non c'è abbandono, ma memoria, non solitudine, ma presenza, e viverlo attraverso la voce e gli occhi di Ayano è stato come camminare tra le tracce di un passato che in fondo continua ancora a respirare. Sto dicendo a Ayano che ho scritto sul bigliettino che questo villaggio per me è pieno di vita. Thank you, arigato. Yeah. Yeah. I love it. Yeah. Thank you です。もう今かかしは今ここの村に350人以上おります。学校とかこの村けど人は今この村に25名しかいません。どこのね町でもだんだん人は少なくなってきておりますけど、この村の人たちを皆さん今現在おられる25名の人はみんな元気です。元気で助け合ってね行っています。私はどういったもう今は運転できて買い物も何でも行けますけど、先のことその暗い話は思わないようにしております。自分も楽しみながら来られる皆さんにもずっとかかしは元気な間はずっと作り続けていきます。いろんな方に来ていただきたいです。生活ができないと思うので、